Se siete amanti del buon caffè, oggi prepariamo insieme la torta moka. Cominciamo dalla base alle nocciole. Mettiamo nella planetaria munita di frusta il burro morbido e metà dose di zucchero. Azioniamo la planetaria per far diventare questo composto bello chiaro e spumoso e poi aggiungiamo anche i tuorli. Il nostro composto è bello montato. Ora dobbiamo montare anche gli albumi a neve. Li mettiamo in una bella ciotola capiente. Li cominciamo a montare finché diventeranno piuttosto chiari e poi aggiungeremo il restante zucchero. Perfetto, gli albumi sono ben montati. Unisco nella crema un paio di cucchiaiate di albume. Adesso ci setaccio all'interno la farina, il lievito e la fecola. Amalgamo per bene. Aggiungo anche un pizzico di sale e poi la farina di nocciole. E ora possiamo aggiungere i restanti albumi. Questa volta mescoliamo delicatamente. Perfetto, quindi adesso versiamo il composto in una tortiera da 24 cm di diametro, precedentemente imburrata e con il fondo coperto con carta forno. Livelliamo il composto e inforniamo la nostra torta nel forno statico a 180 gradi per 40-45 minuti. Per la crema partiamo con il mettere i tuorli dentro una ciotola capiente. Aggiungiamo lo zucchero semolato, l'amido di riso e l'amido di mais. Amalgamiamo bene tutto. Quando otterremo una bella crema liscia senza grumi, possiamo mettere in un pentolino il latte, la panna, il caffè e l'estratto di vaniglia. Portiamo a sfiorare il bollore. I liquidi sono caldi, li verso sul composto di tuorli. Mescolo tutto e adesso rimetto il composto sul fuoco. Mescolo a fuoco dolce fino a far addensare la crema. La crema, come vedete, si sta addensando, ci sono alcuni grumetti che si sciolgono velocemente se girati in modo molto vigoroso. Guardate, vedete, sta diventando già liscia. Una volta che la crema sarà addensata, spegniamo il fuoco e la versiamo in una pirofila bassa e larga per farla raffreddare più velocemente. Stendiamola per bene su tutta la superficie, copriamola a contatto con la pellicola in modo che non si asciughi la parte superiore, non formi la crosticina. Ecco la mia crema pasticcera raffreddata a temperatura ambiente. Mi raccomando, non mettetela in frigorifero perché adesso dobbiamo unire il burro morbido e se la crema fosse fredda il burro farebbe dei grumetti, quindi la crema non risulterebbe bella liscia come dovrebbe. Mettiamola nella ciotola di una planetaria munita di frusta. Dopodiché azioniamo la planetaria e uniamo il burro morbido proprio a temperatura ambiente.
La crema è pronta, ne metto 250 grammi in una sacca poche con una bocchetta stellata, mentre la restante la metto in un'altra sacca poche senza bocchetta. Ed eccomi pronta per comporre la nostra torta moka. Tagliamo la punta della sacca poche e teniamo la crema da parte. Nel frattempo io taglio a metà la mia torta. Facciamo prima una traccia lungo tutti i bordi, a metà dei bordi, e poi qui ho fatto una bagna con caffè nel quale ho sciolto lo zucchero e poi l'ho lasciato raffreddare. Ora ci spremiamo sopra la nostra crema in modo da formare la farcitura. Livelliamo un po' con una spatolina e ricopriamo con l'altro disco. Inzuppiamo anche lui un po' più lentamente perché, essendoci un po' di crosticina, il caffè farà più fatica a inzuppare. E poi ricopriamo, anzi rivestiamo interamente di crema la torta. E proseguiamo sui lati. Abbiamo ricoperto interamente la torta e adesso sui bordi mettiamo un po' di scaglie di cioccolato fondente, possono essere scaglie, riccioli, quello che volete. Perfetto. E adesso un po' di scaglie di cioccolato le mettiamo anche al centro della torta, però lasciamo almeno un paio di dita libere lungo i bordi. Qui ci metteremo dei riccioli di crema al caffè. E su ogni ricciolo andiamo a posizionare un cioccolatino a forma di chicco di caffè. Eccola qua! Non trovate che la torta moka sia spettacolare? Scommetto che il suo profumo di caffè è arrivato fino alla vostra cucina. Dobbiamo tagliarne una fetta. Se vi è piaciuta la mia torta moka, rifatela a casa e fatemi sapere nei commenti.